Aggiornamento di calciomercato Inter con le ultime novità del momento a poche ore dalla chiusura della finestra invernale di mercato e soprattutto un focus sul nuovo attacco dell'Inter che sta prendendo forma per la prossima stagione, la 24-25, perché la dirigenza ha messo le mani su Mehdi Taremi, l'attaccante iraniano del Porto. La società nerazzurra ha ufficialmente comunicato alla società portoghese l'avvio della trattativa che porterà quindi l'attaccante classe 92 a firmare poi un contratto con il club nerazzurro al termine di questa stagione, quindi a parametro zero, visto che è in scadenza. Un rinforzo importante sul quale vorrei fare, ecco, insieme a voi delle considerazioni, allargando poi il discorso a tutto il resto del reparto d'attacco e non solo. Ben ritrovati e ben ritrovate amiche ed amici passioni interisti, vi invito a lasciare subito un mi piace e se non l'avete ancora fatto, iscrizione al canale, mi raccomando, clic sul tasto iscriviti, un piccolo gesto per voi che per noi però vale tanto e vi ringrazio già da ora. Andiamo dritti, andiamo subito ai temi e parto parlando di Taremi. Trovate già sui nostri canali diversi approfondimenti in cui ho presentato questo giocatore, ho parlato dei pro e dei contro di questa operazione, per cui non mi ripeto, mi limito in questo caso a sottolinearvi alcuni dettagli. Il primo riguarda un aspetto, diciamo, più economico e di programmazione che l'Inter sta facendo sul mercato e si intreccia anche al discorso relativo a Stefano Sensi, perché il Leicester, tra l'altro, deve ancora completare gli ultimi dettagli, però l'operazione Sensi all'Leicester in questo momento sembra un attimino in ritardo, ma comunque impostata e quindi dovrebbe chiudersi in queste ultime ore della sessione di gennaio, con l'Inter che andrà a risparmiare circa 2 milioni di ingaggio per questi 6 mesi e incasserà immediatamente anche 500 mila euro più un paio di milioni che dovrebbero arrivare al termine della stagione in caso di promozione dell'Leicester in Premier League. Ma a parte questi soldi a fine stagione, diciamo che già solo con questa uscita, con questa soluzione immediata, unita anche all'uscita di Agumé che è andato al Siviglia, l'Inter ha coperto quello che sarà il costo di Buchanan da qui a fine stagione. Quindi fuori Agumé e Sensi per questi 6 mesi, i 6 mesi di Buchanan si sono di fatto ripagati tra ingaggio e ammortamento. Dall'altro lato, l'Inter, come detto, ha già messo le basi per l'estate con Taremi a parametro zero. Non c'è al momento il decreto crescita, quindi costerà 6 milioni di euro all'ordo, 3 netti, e quindi prenderà a livello numerico in rosa il posto di Alexis Sanchez, destinato a lasciare l'Inter a zero. Sanchez che costa invece 4,6 milioni quest'anno, quindi meno di Taremi, ma se consideriamo che oltre a Sanchez usciranno anche Quadrado che pesa per circa 5 lordi e Klassen per altri 2 milioni e mezzo, a spanne non solo con queste tre uscite viene coperto l'ingresso di Taremi, ma c'è spazio anche per Zielinski, se consideriamo anche i possibili 2 milioni in arrivo da Sensi a fine stagione. Zielinski che rimane quindi un altro profilo caldo a parametro zero dal Napoli, anche se questa non è ancora una trattativa chiusa. Quindi, riepilogando, per farvi capire come si sta già lavorando col bilancino per tentare di ottimizzare le risorse per proseguire il percorso che è stato avviato anche la scorsa estate. Sensi e Agumé pagano i 6 mesi di Buchanan, intanto Klassen, Quadrado e Sanchez più i 2 milioni in arrivo a fine stagione eventualmente da Sensi all'Leicester, se tutto va a buon fine, coprono Taremi e Zielinski nei piani, con Taremi praticamente preso, Zielinski ancora in trattativa molto calda. Poi chiaramente si lavorerà sul resto. L'altro dettaglio però che volevo sottoporvi, e torniamo anche a temi più di campo e di mercato, è relativo, diciamo, anche allo status con cui Taremi sta arrivando ora all'Inter. Mi spiego. La scorsa estate c'è stata una trattativa che stava superando comodamente i 20 milioni di euro per il cartellino dell'attaccante del Porto. Il Porto sotto a queste cifre non scendeva e probabilmente avrebbe portato Taremi in quel momento lì in cui è stato trattato ad essere l'attaccante, il colpo top probabilmente dell'estate dell'Inter, e quindi l'attaccante pronto subito su cui andare a puntare con Thuram, che inizialmente invece sembrava magari un terzo attaccante da valorizzare. Poi a quelle cifre l'affare non si è fatto, Thuram è diventato un titolare indiscusso e sta facendo molto bene, quindi lo scenario adesso è cambiato con Taremi che in questo caso arriva nell'ottica di essere un rinforzo dell'attacco e non l'attaccante top, ma un rinforzo dell'attacco, un giocatore quindi che va ad allungare la scelta di nomi affidabili in attacco
e che potenzialmente nell'arco di una stagione ti dà, diciamo delle garanzie in più rispetto a quanto ha fatto fino ad ora Alexis Sanchez. Quindi quello che doveva essere il colpo top dell'estate scorsa di fatto è un'aggiunta della prossima estate e non è un dettaglio banale, perché questo ci porta di base a poter dire che l'idea che l'attacco, diciamo, composto da Lautaro Martinez, Thuram, Arnautovic che ha ancora un contratto e Taremi, si può dire è un attacco sulla carta più forte di quello di quest'anno. Dopodiché aggiungo 2 riflessioni anche qua. Questi 4 nomi, questi 4 attaccanti che ho nominato, sono comunque giocatori con caratteristiche diverse tra loro. Taremi, come dicevo, è tra i giocatori prendibili, è forse quello che più si può avvicinare per caratteristiche ad Edin Dzeko e quindi può tornare a fare quel lavoro che faceva il bosniaco con Inzaghi. Chiaramente Dzeko è stato di un altro livello come carriera. Quindi sono giocatori con caratteristiche diverse, sì, ma comunque abbastanza omogenei in termini di quello che possono mettere dentro il sistema di gioco di Inzaghi. Non c'è quell'elemento proprio più di rottura, totalmente diverso, magari più rapido, in grado di spaccare anche le partite. In questo senso, allora, innanzitutto attenzione a Valentin Carboni, che non è sicuramente il giocatore rapido che spacca le partite, ha tante altre buonissime qualità, però è innanzitutto un grande talento di proprietà dell'Inter. Ce l'hai già in casa, quindi già questo ti porta a doverlo valutare. L'Inter intanto fino a qui ha respinto tutte le offerte, fino a 20 milioni di euro, sono state tutte respinte, quindi per ora il classe 2005 rimane a Monza fino al termine della stagione. Poi al momento c'è comunque questa idea che viene presa in considerazione in casa Inter, ovvero quella di allungare la rosa degli attaccanti, portare a 5 gli attaccanti da avere a disposizione e in questo caso ecco Carboni in un 3-5-2 puro come quello che vediamo oggi potrebbe non essere semplice da incastrare per il momento. C'è da dire che è ancora giovane, quindi può crescere, può ancora essere plasmato, ma dall'altro lato io dico, stiamo vedendo molto che Inzaghi in sempre più situazioni sta ricorrendo anche all'utilizzo del rifinitore alle spalle di 2 attaccanti, cosa che al momento sta facendo Alexis Sanchez. Ecco, con l'uscita di Sanchez magari Carboni potrebbe essere per questa cosa quell'attaccante giusto tra questi 5 nomi, da poter utilizzare in questo modo qui, da rifinitore alle spalle di 2 attaccanti. L'altra considerazione poi è relativa invece a Marko Arnautovic. Arnautovic che, come dicevo, ha ancora un contratto, quindi di base rimarrà anche l'anno prossimo. È chiaro che al termine della stagione bisognerà fare delle valutazioni. Bisognerà fare delle valutazioni perché fino a qui il rendimento non è stato in linea con quella che è stata la spesa fatta e quindi io continuo a pensare che intanto il problema fisico che ha avuto, unito al fatto che lui ha una struttura fisica importante, lo ha sicuramente molto condizionato. Poi è subentrato secondo me anche un qualcosa a livello di pressione, a livello mentale ne sta, risentendo. Il fatto che non è stato al meglio un pochino per me lo sta condizionando anche sotto quell'aspetto. Anche se c'è da dire che nelle ultime gare io qualche segnale di risveglio l'ho visto e la squadra comunque lo supporta, è dalla sua parte e questo è uno dei valori aggiunti, della nostra squadra. È chiaro che ci si aspetta di più, altrimenti sarà inevitabile comunque cercare di trovare una soluzione in uscita e a quel punto potresti andare a puntare su un profilo con quelle caratteristiche che ti mancano. Un Gudmundsson del Genoa sarebbe un nome molto interessante da poter spendere in quest'ottica. Qualcuno sicuramente, lo so già, lo tirerà di nuovo fuori, il nome di Paulo Dybala, ne sono sicuro. Magari lo tirerà fuori direttamente Marotta, però di sicuro se ne riparlerà. È da vedere. Comunque giocatori con caratteristiche diverse, quindi come dicevo. Fermo restando però che c'è un'altra grana anche da gestire, perché c'è un Correa che al momento è lontano dal riscatto al Marsiglia, quindi è probabile pensare che tornerà alla base e tornerà alla base con un peso a bilancio comunque importante, 8 milioni e mezzo di ammortamento, 3 milioni e mezzo di ingaggio all'anno netti, quindi il doppio al lordo, e ha un contratto fino al 2025, quindi in qualche modo dovrai cercare di venderlo quest'estate e non so se sarà semplice non fare eventualmente minusvalenza oppure rinnovargli il contratto, abbassare l'ammortamento e magari prestarlo per poi rivenderlo ad un'altra cifra. Uno scenario difficile per cui viene da pensare che piazzare sia Correa che Arnautovic in uscita non sarà molto semplice. Quindi l'idea è quella dei 4 nomi che dicevamo prima,
più l'ipotesi di un Carboni che verrà valutato quindi a fine stagione. Sempre sperando che il mercato non impazzisca in estate su Thuram, con un PSG che deve sostituire Mbappé o la Premier League sempre a tener d'occhio, e in attesa anche del rinnovo di contratto di Lautaro Martinez, sul quale comunque diciamo continua a trapelare la sensazione che un accordo si vuol trovare e che le parti hanno questa volontà comune. Ecco, mettiamola in questa chiave qua. Questi quindi sono gli scenari legati al mercato, legati al mercato dell'Inter per l'attacco 24-25 della prossima stagione. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, se volete aggiungere dei dettagli, arricchiamo la discussione, così ma ne stiamo parlando anche nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club, quindi se vi va di entrare a far parte di una grande community di interisti da tutto il mondo e se volete supportare il nostro progetto, fate un salto su www.passioneinter.club. Vi aspetto lì, vi aspettiamo lì e nel frattempo vi lascio con un altro approfondimento da ascoltare, lo trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.